canale Luana Dolce Riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, un coprispalle. Ho utilizzato due cake con colori diversi, infatti le sfumature dal marrone e poi dal colore sherry e marrone scuro. Mi è piaciuto tantissimo questo abbinamento, come il mio rossetto uguale, lo stesso colore. Allora, con due cake possiamo realizzare veramente un coprispalle aperto. Adesso non si vede benissimo, ma è aperto davanti. Allora, adesso passo subito all'occorrente e poi al tutorial. Adesso vi faccio vedere da vicino il coprispalle. Allora, è una misura, diciamo, comoda. Vi do adesso tutte le misure, ve le do prima così potete fare dei calcoli. Per quanto riguarda il bordo, io ho fatto un bordino sopra che si appoggia alle spalle e un bordino sotto perché, come avete visto in foto, resta abbombato, diciamo, sotto. Però per chi ha una circonferenza, diciamo come me, abbondante di seno, eh, diciamo tira un pochino potrebbe dar fastidio, per cui consiglierei di non fare questo bordino oppure aggiungere un gomitolo in più. Però siccome siamo arrivate già a 300 grammi, poi diventa un pochino più pesantino. Allora al limite non fate, diciamo, il bordo sotto. Questo perché, avendo una circonferenza come me, provandolo, dovevo aggiungere ancora come minimo 10 centimetri in più per renderlo ancora più morbido, ma non avevo o dello stesso colore o dell'uno o dell'altro, perché insomma avevo scelto i due colori. Allora un consiglio, poi insomma voi provatelo e vedete, non dopo dovete disfare il lavoro, fare un bordino sotto che resta, diciamo, in questo modo. L'idea arricciato sotto tira un pochino, per cui bisogna aggiungere, se avete una circonferenza come me, che è 100, ma poi dovete calcolare anche le braccia, abbondante, bisogna aggiungere come minimo 10 centimetri di più, anche se qui poi c'è la chiusura, noi andiamo a chiudere, possiamo aggiungere un bottoncino, tira un pochettino dietro, però insomma a me non è che dà assolutamente fastidio, va bene, però se vogliamo essere precise con le sensazioni quando indossiamo qualcosa, che sia una maglia, che sia, ecco, come questo un coprispalle, perché comunque la misura sottostante e quella sopra è identica. Qui calcolate che poi il sotto è questo e allora i 10 centimetri di più avrebbero giocato meglio, ecco. Allora adesso io vi do le misure, prendete in considerazione quello che vi ho detto. Io nel tutorial ometterò questa parte, non la dico perché tanto così vi faccio vedere senza come si realizza, e invece realizzando le 4 maglie sotto basta aggiungere insomma le 4 maglie come il sopra, così avete diciamo la prospettiva di poter decidere. Allora subito le misure. Allora la larghezza è di 43 centimetri, eccole qui, 43 centimetri. Però la parte dove c'è lo restringimento, che si restringe perché resta abbombato, è 3 centimetri di meno, per cui abbiamo una parte più larga quando andiamo a finire semplicemente con i ventagli senza chiuderli, in questo modo senza chiuderli, allora ci troviamo i 3 centimetri di più, ma comunque questa è la variante per quanto riguarda il davanti. Vediamo la lunghezza. La lunghezza per quanto riguarda la parte sotto è di 97 centimetri, invece per quanto riguarda il disegno, di quanto cede il disegno e la lunghezza, è sicuramente molto di più, arriviamo a 120. È per questo che vi dico, quando lo realizzate, quello che vi trovate il sotto è quello che insomma tira un pochino di più, ma dà questa abbombatura, questo effetto bombatura sul nostro copispalle. Per cui dobbiamo, se abbiamo una misura diciamo maggiore, se non vi dà fastidio, dobbiamo aggiungere quei 10 centimetri, sicuramente di più. Invece una taglia più piccolina l'ho fatto provare anche insomma a mia sorella, che è una taglia piccolina, va benissimo, e il sopra ovviamente è come il sotto. Allora adesso andiamo a vedere, che vi ho dato tutte le indicazioni, andiamo a vedere l'occorrente e poi il tutorial. Questo è il color cipria. Allora è un filato meraviglioso, è il Dolly.
ha una sfumatura lunghissima al 100% di lana, muslin free, molto importante, il color sherry con la sfumatura all'interno marrone scuro. Uncinetto 6. Allora andiamo ad avviare il pannello. Il pannello è realizzato con un multiplo di 14 più 1. Poi abbiamo le nostre avvio di 4 maglie laterali e queste, se ci interessa, farle alla fine, però insomma già vi ho spiegato la motivazione, che potete anche non metterle in maniera che sia più comodo anche per quanto riguarda la circonferenza seno. Resta più comodo, se no poi dovete prendere un ulteriore gomitolo in più. Allora adesso andiamo a iniziare subito con il bordino. Dobbiamo calcolare, io per avviare questo pannello ho avviato 65 catenelle comprese le 4 maglie finali. Se dobbiamo togliere o mettere le 4 maglie finali e lasciare solo quelle superiori dello scollo, diciamo così, allora dobbiamo togliere 4 maglie, ne restano 61 per avere questa larghezza. Però voi, se volete variare la misura, sapete che è un 14, un multiplo di 14 più 1 più le 4 catenelle di avvio. Allora adesso vado subito a lavorare una catenella in più, una catenella in più, entro sul punto successivo e lavoro una maglia, una mezza maglia alta chiusa in questo modo. Se preferite invece fare delle maglie diverse, potete sempre, vedete, ecco qui, prendo il filo, entro nella catenella, prendo il filo, non la vado a chiudere ma la lascio in sospeso e chiudo in questo modo. Prendo ancora il filo, prendo il filo e la chiudo. Mi aiuto con l'indice e il pollice per poter passare l'uncinetto. Adesso che ho realizzato le 4 maglie, che andremo sempre a lavorare con mezza maglia alta chiusa, vado a lavorare lo schema. Prendo il filo e lavoro una maglia alta, una catenella e questo è il nostro bordo. Di nuovo una maglia alta sullo stesso punto, è un punto a V con una catenella di separazione. Questo è il nostro avvio della prima riga lavorata. Andiamo a lavorare 3 catenelle, entriamo nella prima, seconda, terza, quarta catenella, entro e lavoro 3 maglie basse punto su punto, la prima, la seconda e la terza. 2 catenelle di separazione, salto una sola catenella, entro nella seconda, di nuovo 3 maglie basse punto su punto, 3 catenelle, entro nella quarta, 1 2 3 e 4, realizzo un punto a V con 2 catenelle di separazione. La prima l'abbiamo fatta perché è a metà, perché è inizio riga, per cui la prima maglia, 2 catenelle, prendo il filo, entro al centro, abbiamo realizzato un punto a V sullo stesso punto con 2 catenelle di separazione. 3 catenelle, conto 4, 1 2 3 e 4, inizia da capo. Con questa sequenza la dobbiamo ripetere, delle 3 maglie basse e poi il punto a V, per cui di nuovo le 3 maglie basse punto su punto, le 2 catenelle saltando solo una maglia bassa, ecco qua, catenella più catenella, ne salto soltanto una, punto successivo 3, 1 2 e 3 e poi ripetiamo le 3 catenelle, entro nel centro, 2 catenelle di separazione col punto a V, 3 catenelle. Questa è la sequenza che dobbiamo ripetere fino ad arrivare alla fine. Quando arriviamo alla fine, che dobbiamo realizzare di nuovo il punto a V, lo dobbiamo realizzare a metà. Conto 4, 1 2 3 e 4, entro sul punto e realizzo una V con una sola catenella perché è la metà
del ventaglio che dobbiamo realizzare e abbiamo concluso la prima riga. Seconda riga, 3 catenelle, mi devo alzare, giro il lavoro, come vedete sto realizzando lo schema senza le 4 maglie finali, perché se volete potete fare le 4 maglie finali, come ho fatto io, ma vi stringe un pochino. Allora prendo ancora il filo, entro nel punto a V, 2 maglie alte, tre catenelle. Qui abbiamo le nostre 3 maglie basse e 2 catenelle, per cui vado a realizzare sull'ultima delle 3, entro nella terza, prima, seconda e terza maglia bassa, realizzo una maglia bassa, dove ci sono le 2 catenelle di separazione faccio 2 maglie basse proprio nell'archetto e maglia bassa in quella successiva. In totale sono 4 maglie basse. Ora vado 3 catenelle e mi trovo nel punto a V. Qui nel punto a V dovrà crescere il nostro ventaglio, per cui vado a fare l'aumento. Abbiamo 2 maglie alte, allora realizziamo 4 maglie alte. La prima sempre dentro all'archetto, la seconda, la terza e la quarta. Tre catenelle, si ripete tutto da capo, 3 catenelle, abbiamo di nuovo qui il nostro 3 catenelle, 2 catenelle e le 3 maglie basse, 2 catenelle e le 3 maglie basse. Non facciamo altro che entrare nella terza maglia bassa del primo gruppo, dove c'è le catenelle, realizziamo 2 maglie basse e poi l'ultima che è la quarta. Ripeto ancora 3 catenelle e vado a ripetere la sequenza del ventaglio, 3 catenelle, preparo il mio aumento delle 4 maglie alte, 3 catenelle e ripeto poi la sequenza delle maglie basse. Andiamo a chiusura. Quando a chiusura abbiamo realizzato le nostre maglie basse, di nuovo 3 catenelle. Le nostre 3 catenelle, prendo il filo e vado a lavorare l'aumento, che l'aumento sarà solo di 2 perché abbiamo metà ventaglio e l'ultima semplicemente che è la nostra riga, ok? Eccola qua, come all'inizio. Adesso lavoriamo le maglie basse. Allora, no, adesso lavoriamo le mezze maglie. Le andiamo a lavorare in costa retro sempre. Prendo il filo e lo vado a passare alla prima, prendo il filo e lo vado a passare la seconda, l'abbiamo fatta, la terza e la quarta. Entro nell'ultima maglia aiutandomi con l'uncinetto e vado a chiudere. Catenella, giro il lavoro e uguale dobbiamo lavorare di nuovo le nostre 4 maglie sempre con mezza maglia alta chiusa. La terza e la quarta. Adesso che abbiamo lavorato il nostro bordino facciamo la terza riga che è la penultima perché sono 4 e poi dobbiamo ripetere ovviamente spostato il disegno. Allora qui abbiamo la prima maglia, andiamo a realizzare una maglia alta che è il nostro bordino. Qui abbiamo 2 maglie alte, dobbiamo fare il nostro aumento. Allora facciamo crescere il nostro ventaglio, entro nella prima maglia alta, faccio 2 maglie alte e vado a chiudere. Vado in quello successivo, realizzo la stessa cosa, la prima e la seconda maglia alta. Abbiamo realizzato 4 maglie che è il nostro aumento. 3 catenelle. Qui abbiamo qua al centro
abbiamo 4 maglie, ne dobbiamo realizzare 2, per cui entro proprio al centro, entro nella seconda, vado a lavorare con maglia bassa e la terza con maglia bassa. Ora 3 catenelle, sposto un pochino che si vede meglio, 3 catenelle. Adesso dobbiamo far crescere il nostro ventaglio. Per ogni maglia, che ne sono 4, dobbiamo realizzare degli aumenti per ogni maglia. La prima, facciamo, questa è la seconda, la terza, la quarta, andiamo a lavorare, ovviamente il quarto non è la quarta maglia perché la prima, seconda, la terza, la quarta e la quinta, la sesta, stavo dando i numeri, la settima e l'ottava, per cui abbiamo 8 maglie, abbiamo il doppio, eccole qui. Adesso dobbiamo fare di nuovo le 3 catenelle e ci troviamo qui nel gruppo dove entriamo nella seconda e nella terza a lavorare la maglia bassa e ripetiamo sempre la stessa sequenza. Adesso andiamo a concludere la riga. Per concludere la riga andiamo a lavorare 3, 2 e 3, vado a lavorare l'aumento sulla prima maglia, l'aumento sulla seconda maglia e la terza la lavoro normale, entro nella terza che è a catenella e vado a lavorare normale e abbiamo concluso il nostro terzo. Ora andiamo a fare il quarto, la quarta riga, che è quella che chiude il tutto. Andiamo a realizzare sempre 3 catenelle. Le 3 catenelle corrispondono come punto, abbiamo qua le 4 maglie. Le 4 maglie andiamo a fare gli aumenti per ogni maglia 2 maglie. Qui l'aumento è per ogni maglia c'è un aumento, tranne che per la prima. La sequenza da memorizzare è facilissima. Questa è la penultima che sto lavorando e questa è l'ultima. L'ho fatta un po' più lunghina, credo, va bene. Ok, allora adesso ci troviamo qui, dobbiamo chiudere, vado a fare una sola catenella, vado sul ventaglio e realizzo un aumento per ogni maglia, un aumento per 2 maglie, sto quasi ultimando. E ho finito. Questo è il nostro ventaglio. Ora dobbiamo fare la chiusura qui, una catenella e vado sul ventaglio, per cui andiamo a lavorare sul quarta riga, andiamo a lavorare solo il ventaglio con una catenella di separazione. Quando abbiamo terminato abbiamo semplicemente un ventaglio che è per metà, non l'abbiamo qui completo perché io faccio il primo aumento, il secondo aumento, il terzo e il quarto. E adesso vado a chiudere con una sola maglia. Ci troviamo ora le 4 maglie, sempre filo sull'uncinetto, in costa retro,
mezza maglia alta chiusa, la prima, la seconda, qui l'ho presa malissimo, la seconda, terza e la quarta. Catenella e giro il lavoro. Adesso che abbiamo concluso le 4 righe, questo è il disegno. L'unica cosa che adesso dobbiamo sfalsare il disegno. Sfalsare il disegno, l'inizio e la fine cambiano di ogni riga per 4 righe, ma la sequenza è sempre la stessa. Andiamo a vedere. Lavoro ancora le 4 maglie, seconda, la terza e la quarta. Adesso ci troviamo con il ventaglio, che è comunque a metà, per cui abbiamo un ventaglio a metà, ma dobbiamo chiudere. Per cui la prima maglia andiamo a lavorarla a maglia bassa, la seconda maglia bassa, la terza maglia bassa e la quarta a maglia bassa. Ecco qui. Ora andiamo a lavorare 3 catenelle e sfalziamo il lavoro. Se prima abbiamo iniziato con le maglie basse, ora iniziamo col punto a V. 3 catenelle, entro qui proprio dove abbiamo fatto la catenella di separazione tra i due ventagli, vado a realizzare un punto a V con 2 catenelle di separazione, come abbiamo fatto in precedenza. Eccolo qui. Ora 3 catenelle e dobbiamo fare le maglie basse. Dove le realizziamo? Nella 1 2 nella sesta maglia vado a realizzare la prima maglia bassa, la seconda, la terza, 2 catenelle e subito, senza saltare nessuna maglia, vado a lavorare le 3 maglie basse di sequenza. Qui non vado a saltare nessuna maglia, faccio sempre però le 2 catenelle di separazione. Ora 3 catenelle e punta V sempre nell'arco dove realizziamo 2 catenelle di separazione. Eccolo qui. Di nuovo 3 catenelle e andiamo a chiudere, perché la sequenza insomma ripete sempre la stessa. Andiamo a chiudere. Per chiudere noi abbiamo qui la maglia alta, 2 3 e 4, per cui dobbiamo chiudere le ultime 4 con maglia bassa, la prima, la seconda, la terza e la quarta, che vado a prendere. Eccola qua. E la quarta maglia bassa. Adesso andiamo a realizzare una catenella, entro nel punto sottostante, la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa, 3 catenelle. Andiamo sempre sul punto a V. Ecco qua, adesso iniziano i ventagli. Dove abbiamo iniziato il ventaglio? Qui. Il ventaglio va realizzato così, per cui la sequenza è sempre la stessa. Vado a realizzare 4 maglie, ne abbiamo 2 sotto e per cui sono 4. E 3 catenelle di separazione. Fatte le 3 catenelle, qui ci troviamo le 2 catenelle di separazione e le maglie basse. Io entro nella terza maglia bassa, poi entro nelle 2 catenelle, realizzo 2 maglie basse e poi l'ultima. Qui abbiamo 4 maglie basse e si ripete di nuovo con 3 catenelle. Per quanto riguarda la chiusura di questa riga, non dobbiamo, che abbiamo 1 2 3 4, ricordate che abbiamo realizzato in precedenza, entro nella terza maglia bassa e nella quarta.
sono entrata nella quarta, ecco, nella terza e nella quarta, e vado a realizzare sempre il mio punto mezza maglia alta chiusa in questo modo. Catenella, giro il lavoro di nuovo. Settima riga da lavorare, andiamo sempre a fare il nostro bordino, prendo il filo, sempre mezza maglia alta chiusa, le nostre vado a lavorare dopo le 4 maglie, mezze maglie alte chiuse, vado a lavorare una sola maglia bassa. Adesso lavoro di nuovo le 3 catenelle e vado a lavorare i miei aumenti. Sempre sul ventaglio, come abbiamo fatto sulla terza riga. Per concludere la riga vado a fare sempre le 3 catenelle, entro nell'ultima maglia bassa e ho concluso. Adesso andiamo a fare l'ottava. 1 2 3 catenelle, giro il lavoro e vado a fare tutti aumenti, per cui come abbiamo fatto nella quarta riga, che ci sono tutti aumenti, li facciamo anche qui, non cambia nulla. Conclusa conclusa l'ottava riga, adesso abbiamo l'ultima, che abbiamo 1 2 3 4 5 maglie, entro e realizzo una maglia alta, e poi abbiamo le nostre 4 maglie da realizzare mezza maglia alta chiusa, sempre in costa retro, sempre. E questa è l'ultima. Catenella e dobbiamo riniziare tutto da capo, tutto da capo. Come abbiamo realizzato qui, lo dobbiamo realizzare qui. Vi faccio vedere semplicemente l'avvio, ma poi è identico, però vi faccio vedere sempre le 4 maglie lavorate. E 4 in questo modo. Vado a lavorare, entro dentro alla prima maglia, vado a lavorare una maglia alta, una catenella e una maglia alta, le 3 catenelle, 1 2 e 3, e la stessa cosa dobbiamo entrare qui nella sesta, 2 4 6, entriamo nella sesta maglia, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, 2 catenelle, sul punto successivo, senza saltare nessuna maglia, altre 3 maglie basse. Vi sto rifacendo rivedere un attimino, ma la sequenza è la stessa: 3 catenelle e poi andiamo a lavorare il nostro punto a V con 2 catenelle di separazione. Comunque non cambia nulla, è sempre la stessa sequenza e sempre la stessa. Allora, questo è il punto, molto carino, sono tutti questi ventagli, sono carinissimi. Abbiamo realizzato qui semplicemente dove si appoggia, ma non sotto, che resta molto più lento, io ve lo consiglio, però questo anche in base a come vi piace di più. Proseguire fino ad arrivare alla lunghezza della vostra circonferenza, comprese ovviamente le spalle e le braccia, no? Perché dobbiamo muovere le braccia. In quel caso possiamo poi aggiungere un bottone. Adesso vi do le mie misure del mio coprispalle e voi insomma prendete le vostre. Andiamo a lavorare il bordo d'inizio, quello che abbiamo iniziato in questo modo, direi questo è proprio il dritto, e lo vado a lavorare anche con il marrone perché riprende poi insomma la parte finale. Ora vado a lavorare a maglia bassa, vado a prendere l'inizio nascondendo i fili e vado a lavorare a maglia bassa, prendo il filo, lo faccio passare,
faccio una catenella e inizio a lavorare senza tirare un po' troppo il lavoro perché poi dopo si arriccia. Mi raccomando, vado a nascondere i fili interni perché tanto è un bordino, non rischiamo che si sfila nulla. Lavoro a maglia bassa tutto fino alla fine. Possiamo, ecco qui, passare anche sotto contando le catenelle. Se passiamo qui sono 3 catenelle, noi andiamo a lavorare 3 maglie. Ne lavoro 3, poi qui c'è una maglia e vado a lavorare una maglia, in maniera di fare le stesse maglie d'avvio. Facciamo le stesse maglie anche lavorando con il punto basso. Proseguo fino al termine. Ecco qui, ho terminato, ho lavorato tutti e due i gomitoli. Come vedete qui c'è il color tipo un rosa abbastanza forte con il marrone scuro, il beige, e poi ritorniamo al marrone più chiaro. Mi sono fermata, come vedete, proprio al punto dove si realizzano tutti gli aumenti del ventaglio grande. Lo lascio in questo modo. Allora, come vi ho detto già dall'inizio, qui resta un pochino più aderente a palloncino quando si indossa. Voi potete poi decidere la larghezza. Le misure già vi ho dato tutte le misure all'inizio. Voi provate e in base a quello potete poi andare avanti o fermarvi prima. Io ho lavorato quasi tutte e due le cake e restano esattamente questo pochino di filato che vado a rifinire il bordo d'inizio. Come avete visto è super facile da realizzare, bisogna stare un pochino attenti al punto, ma si memorizza subito. Con due cake facciamo una larghezza abbastanza importante, potete anche non realizzare il punto elastico, quello sotto, come vi ho fatto vedere. Se vi dà un pochino fastidio, che comunque stringe un pochino sotto, a me non dà fastidio, va bene, però con un pochino di filato in più resta sicuramente più morbido. Allora io vi saluto, ci vediamo sempre il lunedì e il venerdì con i tutorial e anche il mercoledì se volete con progetti molto piccolini, e poi se volete potete seguirmi su Instagram, Lona Dolci Riflessi. Un bacione e ci vediamo ai prossimi tutorial.